Eccoci qui ragazzi a Che Prurito e oggi vi parlo di un po' di news, più precisamente delle nuove creature che verranno introdotte su Lost Island. Come sapete c'è stata una votazione, verranno introdotte ben 3 creature del tutto nuove e bisognerà votare quelle che riteniamo più giuste o quelle che ci sembrano più simpatiche da andare a introdurre sul nuovo DLC che uscirà entro la fine di quest'anno. Ma andiamo per gradi. Lost Island, ossia l'isola perduta, sono ben 150 metri quadrati di carta geografica e offrono nuovi biomi e nuove sfide. Ci sono anche misteriose rovine da esplorare per tutti quanti i giocatori. Oltre alla nuova mappa vengono poi introdotte 3 nuove creature in questo mondo. Allora, come sapete, come vi ho spiegato prima, c'è stata una votazione. Il primo animale che ha vinto per essere poi introdotto in questo nuovo DLC è, aspettate un attimino ragazzi, che come sempre la pronuncia qui dovrà essere perfetta, è Amargasaurus, speriamo di averlo detto bene, ed è uno dei nuovi dinosauri. Dunque, questo nuovo animale, che è un dinosauro, in realtà si chiama Armagasaurus titanicus ed è un membro della famiglia dei sauropodi. Ha 2 file parallele di spine sul dorso e, come potete vedere, iniziano dalla testa e arrivano fino giù al fine della sua coda. Queste spine però non sono soltanto una cosa estetica, ma gli serviranno per andare a controllare la sua temperatura corporea. In questo modo questo animale potrà vivere sia in condizioni di caldo estremo sia in condizioni di freddo estremo, quindi lo aiuteranno a stare in più zone. Le stesse spine aiutano anche nel nuoto e naturalmente fungono da armi naturali. Allora, vedete, è un tipico dinosauro, però ha queste caratteristiche di avere tutte queste spine e potrà essere tranquillamente domato. Da quello che ho capito, la sua arma migliore appunto saranno queste spine. Non si capisce bene se le potrà andare a lanciare contro eventualmente altre creature o addirittura in PvP contro i vari giocatori. Comunque è un animale molto molto aggressivo. Poi il secondo animale che ha vinto la votazione, quindi siamo a 2, quindi dobbiamo aspettare anche la terza votazione, è il Dinopithecus, anche questo è un nome complicato, e come potete vedere è una grossa scimmia. Come potete notare da questa immagine, più che altro è un grosso babuino. Questo vivrà in gruppi e quindi il babuino, chiamiamolo così, più potente, di livello più alto, come abbiamo già visto per altre specie, diventerà l'alfa del gruppo. Quindi anche esso è molto aggressivo e quindi potreste essere attaccati da vari gruppi di questa specie che si chiama Dinopithecus. Facendo parte della famiglia delle scimmie, è un ottimo arrampicatore. Quindi andrà a mangiare soprattutto frutta, ma anche un po' di carne. Dunque, questi animali, quando vengono provocati, hanno la tendenza di andare a lanciare contro i nemici le loro feci. Bisogna stare molto attenti perché hanno poi un parassita che potrebbe dare dei grossi problemi. Questo animale può essere anche domato tranquillamente e può essere anche cavalcato, però non bisognerà andare a costruire una sella, bensì perché questo? Perché praticamente con la loro coda andranno a crearne una, quindi il sopravvissuto potrà tranquillamente riuscire a cavalcarli senza l'utilizzo di una sella.
Dunque ragazzi, questi sono i 2 nuovi animali che saranno introdotti, però dobbiamo attendere, che, sia scelto il terzo animale. Non abbiamo idea assolutamente di che cosa potrebbe essere, anzi, bisognerà andare a votare e trovate tutte le informazioni sul sito ufficiale di ARC. Come sempre vi ringrazio, se avete delle domande fatele qui sotto e mi raccomando mettete un bel mi piace a questo video e iscrivetevi al canale. Se giungeranno nuove notizie vi farò sapere subito il tutto tramite un nuovo video. Ciao a tutti e alla prossima!